Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. È un motto che avete sentito non so quante volte, probabilmente milioni. Oddio, è un motto che a me non piace molto, perché non penso che la donna debba stare alle spalle di un uomo. Chi l'ha detto? D'altronde la parità di genere esiste non perché è un dettame che arriva dall'alto, ma perché tra uomo e donna, a parte la differenza biologica, che altra differenza c'è? Nessuna. Va detto però una cosa, che alcuni personaggi storici hanno amato molto le donne, non solo le proprie mogli, ma anche le donne di altri, oppure altre donne che erano libere da vincoli. È il caso del nostro protagonista di oggi, un uomo che ha impresso la sua firma nella storia in maniera chiara, non solo attraverso le sue scappatelle amorose, che comunque hanno condizionato parte della sua esistenza, soprattutto attraverso delle idee forti, decise, che lo hanno portato in contrasto con tanti personaggi molto potenti, incluso un membro di famiglia, l'uomo che gli aveva dato in sposa la propria figlia. Oggi parliamo di un personaggio storico estremamente affascinante. Oggi, dentro la storia, vi offre la vita di Gian Galeazzo Ciano. Prima di addentrarci nell'argomento odierno, vi ricordo la nostra partnership con NordVPN per quello che riguarda la sicurezza online, una partnership molto importante che consente a noi di navigare in assoluta sicurezza da qualunque dispositivo in qualunque posto ci troviamo, ma consente anche a voi, se lo vorrete, di ottenere lo stesso servizio. Attraverso i link che trovate in descrizione al video potrete accedere ai piani biennali di NordVPN che vi consentono di navigare in tutta sicurezza ovunque vi troviate, con un eccezionale sconto che vi regalerà 4 mesi gratuiti del servizio e la consueta garanzia: soddisfatti o rimborsati. Si diceva grande uomo, grande donna, anzi grandi donne. Nella vita di Galeazzo Ciano se ne contano almeno 3. Una la conoscono tutti, Edda Mussolini, la figlia del duce, la donna che Galeazzo Ciano sposò il 24 aprile del 1930. Era un legame forte, un legame di sangue con l'uomo più potente d'Italia in quel momento, con la guida del fascismo, col dittatore. Era anche un modo, per alcuni, per far carriera. Lo stesso Mussolini vedeva in Ciano il proprio naturale delfino, il successore, quello che avrebbe preso le redini della dittatura e del fascismo dopo che lui, Mussolini, sarebbe passato a miglior vita. Questo pensava Mussolini prima ovviamente dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, dell'entrata in guerra a fianco della Germania e di tutto ciò che sarebbe successo in seguito. Ciano aveva delle idee diverse rispetto al suocero e si sarebbero viste nel corso del tempo. Ma torniamo alle donne. Edda Mussolini si diceva, la donna che ci hanno amato, che ci ha sposato, da cui ha avuto tanto, ma non è stata l'unica donna, ce ne sono state altre 2, almeno altre 2. Già perché Ciano, prima di conoscere Edda Mussolini, si era già fatto notare nei salotti, i salotti della buona borghesia. Lui che era cresciuto tra la natia Livorno, Venezia, Genova, che aveva trovato lavoro nei giornali a Roma, il Nuovo Paese, la Tribuna, poi l'Impero. A lui piaceva moltissimo frequentare le riunioni salottare della buona borghesia, sia a Milano che a Roma. Gli piaceva anche recitare, ma non aveva un grande successo. Gli piaceva soprattutto la vita d'alto livello, la vita di qualità, la bella vita. Gli piaceva anche frequentare persone intelligenti, persone che avessero qualcosa da dire, da raccontare, qualcosa da trasmettere. Ciano era una persona estremamente curiosa in senso positivo. Dopo essersi laureato, aveva iniziato la carriera diplomatica e quella curiosità lo aveva portato sino a Rio de Janeiro, all'epoca capitale del Brasile, come addetto diplomatico all'ambasciata. Dopo il matrimonio con Edda Mussolini, partì immediatamente per una nuova missione diplomatica a Shanghai con l'incarico di console, e a Shanghai Gian Galeazzo Ciano conobbe la seconda donna della sua vita, ma fu una avventura abbastanza breve, per quanto intensa. Quella donna l'abbiamo già incrociata, Wallis Simpson, la donna per cui avrebbe perso la testa il futuro re Edoardo VIII d'Inghilterra, la donna che avrebbe fatto perdere la corona a Edoardo VIII, la donna che avrebbe potuto cambiare il volto della storia con le sue acclarate simpatie naziste, qualora fosse riuscita a farsi accettare dalla corte londinese e dalla chiesa anglicana. A lei abbiamo già dedicato un video, lo trovate nel canale. Ciano da quell'avventura emerse, si dice, segnato, perché le cronache
scandalistiche dell'epoca riportano di un aborto di Wallis Simpson proprio a Shanghai. Il figlio sarebbe stato di Gian Galeazzo Ciano, che però non era disposto a riconoscerlo, anche perché avrebbe significato la rottura del matrimonio con Edda, la rottura col potente suocero e la fine della sua carriera. Wallis Simpson preferì abortire, da quell'aborto tra l'altro restarono dei segni permanenti chiamati sterilità. Ciano invece tornò da Shanghai dopo 3 anni di missione diplomatica, ottenendo slanci di carriera sempre maggiori. Non si è mai capito se Mussolini fosse stato informato delle avventure galanti e fedifraghe di Ciano o se semplicemente, pur sapendo, facesse spallucce in funzione di progetti superiori. Quel che è certo è che Ciano fece carriera, prima come sottosegretario alla stampa, poi come ministro per la propaganda, quello che sarebbe diventato il Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, e successivamente come ministro degli esteri, il più giovane ministro degli esteri nella storia italiana fino a quel momento, chiaro. Tra l'altro Ciano non era solo un viveur, un tombeur de femme, un uomo che amava il cosmopolitismo. Ciano aveva delle idee politiche molto chiare. Sì, Ciano apprezzava il fascismo, ma era anche amico intimo del principe di Piemonte, Umberto di Savoia, il futuro re Umberto II. Era stato un professore del Politecnico di Torino a metterli in contatto. L'amicizia tra l'erede al trono e l'erede del fascismo, tra i due delfini, sarebbe sfociata in qualcosa di più, in contatti continui per decidere la politica italiana. Molti osservatori pensano infatti che Re Vittorio Emanuele III abbia semplicemente lasciato mano libera a Mussolini, preferendo fregarsene sostanzialmente di quello che avveniva. Non è proprio così. Vittorio Emanuele III ha lasciato il potere a Mussolini perché era funzionale ai progetti stessi della corona. Progetti che prevedevano innanzitutto l'anemizzazione del periodo turbolento di inizio anni 20, poi la stabilità, una stabilità sociale e soprattutto economica che sarebbe arrivata più che per merito di Mussolini, per merito di Beneduce, un altro personaggio che abbiamo già conosciuto. Trovate il video nel canale. All'interno di questa sfera c'era anche un ruolo per Umberto di Savoia, che non amava non tanto la dittatura in sé, quanto certi rapporti pericolosi che Mussolini cominciava a intessere con altre simili realtà europee. Ciano aveva intercettato questi desiderata del principe di Piemonte e li aveva fatti propri. Discuteva spesso, volentieri, con Umberto. Era intimo dello stesso sovrano che lo avrebbe insignito del collare dell'Annunziata per meriti e servigi resi alla stessa corona. Quel che Ciano cercava di fare in seno al regime fascista era dare una fisionomia politica autonoma. Cosa significa? Rendere il fascismo italiano un soggetto indipendente da altri regimi simili o affini, a cominciare da quello di Hitler. Ciano infatti divenne il principale critico di Hitler e fece sentire la sua voce già quando un amico intimo di Mussolini, cioè il primo ministro austriaco Engelbert Dollfuss, la cui famiglia si trovava in vacanza in Italia, venne assassinato in un tentativo di putsch da parte dei nazisti austriaci. Anche di questo abbiamo già parlato in un altro video che trovate nel canale. Fino all'ultimo, fino alla sottoscrizione del patto d'acciaio il 22 maggio del 1939, una sottoscrizione cui Ciano fu costretto con la forza a firmare. Ciano fu il primo detrattore di Hitler all'interno degli ambienti fascisti. Lo stesso Hitler più e più volte avrebbe criticato la posizione di Ciano, almeno in un paio d'occasioni. Una di queste a Berlino nel corso della prima visita di Mussolini in Germania nel 1937, Hitler avrebbe confidato i propri timori a Mussolini e lo avrebbe invitato a ripensare il ruolo del genero all'interno del regime. Ciano non amava Hitler. Hitler odiava Ciano. Questo è un fatto storico assodato e ci porta alla terza donna della storia di Gian Galeazzo Ciano, una donna dei più nomi. Il vero nome era Hildegard Burkhardt, ma veniva chiamata Frau Felicitas Beetz, giornalista, ma soprattutto spia. Donna che tra la fine del 1943 e l'inizio del 1944 è incaricata di una delicatissima missione. È una missione che le è stata commissionata da un ufficiale, il tenente colonnello Wilhelm Oethel, ma che ha la benedizione in alto di due tra i maggiori gerarchi del nazismo, Ernst Kaltenbrunner, il direttore
del Reich-Sicherheitsamt, cioè l'alto ufficio per la sicurezza del Reich, e Heinrich Himmler, il Reichsführer delle SS. La missione è delicatissima e prevede uno scambio, la vita di Galeazzo Ciano, in cambio dei suoi diari. Già perché Galeazzo Ciano, fino all'inizio della primavera del 1943, annota moltissimi dettagli nei suoi diari personali. Non è un mistero che faccia ciò. Quei registri in cui Ciano scrive tutto, anche soprattutto i colloqui che intesse con von Ribbentrop, con Mussolini, con i gerarchi, con i generali, con gli ambasciatori, persino con la Santa Sede. Tutti quei dialoghi sono temuti soprattutto a Berlino. Cosa potrebbe accadere se il contenuto di quei diari, che è giudicato esplosivo, fosse divulgato? Mussolini, che è stato da poco liberato dalla prigione di Campo Imperatore sul Gran Sasso, verrebbe sostanzialmente derubricato a una sorta di macchietta. Il vero volto di Hitler come tiranno potrebbe essere ulteriormente mostrato al mondo. È questo che temono a Berlino. Quindi bisogna intervenire, quindi bisogna fare uno scambio tra la vita di Ciano e i suoi diari. Ciano che si trova in quel momento in carcere. Perché? Perché il 25 luglio del 1943 ha votato a favore dell'Ordine del Giorno Grandi, l'Ordine del Giorno che stabilisce la fine della dittatura fascista e la remissione dei pieni poteri al sovrano, a Vittorio Emanuele III. Ciano e Grandi si erano già parlati nei giorni precedenti la riunione del Gran Consiglio. Avevano un piano preciso che però viene rovinato all'ultimo, perché riponevano le loro speranze sul maresciallo Enrico Caviglia. Invece il re, con un colpo di teatro, preferisce chiamare Badoglio, che è inviso a Grandi, ma soprattutto a Ciano, perfettamente ricambiato in questo. Dalla fine di luglio del 1943, Ciano sa di essere in pericolo, lui e la sua famiglia. A fine agosto, quando già si mormora della possibilità di un armistizio, quello che sarà l'armistizio di Cassibile, Ciano decide di partire. Va a Monaco di Baviera, in Germania, ma non è la sua ultima destinazione. Si reca in Germania perché da lì vuole prendere un aereo che lo porti prima in Svizzera e poi in Spagna, al sicuro. Affida i diari alla moglie, Edda. Sa che quei documenti sono esplosivi, ma dalla Germania Ciano non si muoverà mai. Dopo l'8 settembre verrà arrestato e successivamente estradato in Italia. Lo aspetta un processo, il famoso processo di Verona. È un processo durissimo, condotto contro quei gerarchi che avevano votato contro Mussolini. Al banco gli imputati sono in pochi, perché d'altronde non potevano certo arrestare tutti quanti i gerarchi del 25 luglio. Ciano in compagnia di Marinelli, Gottardi, Pareschi, del vecchio Emilio De Bono, uno dei quadrumviri. Tutti gli altri sono contumaci. Il processo è pesante, viene condotto in un clima di minacce continue ed è dominato dalla figura di Alessandro Pavolini, la cosiddetta suocera del regime, un uomo che nutre un odio profondo nei confronti di Ciano, ed è lo stesso Pavolini a influire sul processo, parlando con i giudici in separata sede e a farli orientare per l'unico verdetto all'unanimità, la condanna a morte di Galeazzo Ciano per 9 voti a 0, mentre in tutti gli altri casi c'erano stati sempre dei voti contrari. Perché questo voto? Perché Pavolini aspirava a prendere il ruolo di Telfino di Ciano, perché Pavolini non si era mai fidato di Ciano, perché Pavolini era l'uomo che sussurrava all'orecchio del duce di liberarsi dei suoi traditori, a cominciare dal traditore che aveva in famiglia, ricordando le parole di Hitler: liberati di quel peso morto. All'interno però del processo di Verona si inserisce quella che verrà chiamata l'Operazione Conte, un'operazione studiata a Berlino per liberare Galeazzo Ciano in cambio dei suoi diari. Di questa operazione sono incaricati, come abbiamo detto, un ufficiale, il tenente colonnello Oethel, e Hildegard Burkhardt, che si fa chiamare Felicitas Beetz. Chiamatela Burkhardt, chiamatela Beetz, la donna visita Galeazzo Ciano in carcere più volte, ne è innamorata. È la sua terza donna, la terza donna della sua vita. Si confronta con Ciano, espone il piano di fuga, espone le possibilità offerte dalla Germania nazista. Il piano prevede che un comando delle Waffen-SS, appositamente addestrato, arrivi a Verona, prenda contatto col comando locale, ottenga la complicità di parte dei carcerieri, finga un tentativo di rivolta all'interno del carcere e favorisca l'uscita di Ciano, che verrebbe poi portato in salvo e autorizzato ad espatriare. In cambio, Ciano deve
dire alla moglie Edda, che è al sicuro, di consegnare i diari. L'operazione viene concordata in ogni singolo dettaglio. Edda Mussolini in Ciano incontra almeno 2, forse addirittura 3 volte la Bates. In quell'occasione la spia tedesca confessa a Edda Ciano di essere follemente innamorata del marito. Edda mantiene un grande contegno in tutto ciò, perché anche lei è innamorata di Galeazzo e lo vuole salvare, e sa che l'unico modo per salvarlo sono quei documenti. Quindi ne consegna una parte, una prima parte, per garantirne l'attendibilità. Il 28 dicembre del 1943, Frau Bates parla col generale Arster, il quale si mette in contatto con Berlino. Il giorno dopo arriva la risposta positiva. Kaltenbrunner e Himmler danno luce verde con un telegramma. Si può procedere, però il piano comincia a conoscere alcuni intoppi. Il 1 gennaio del 1944 Kaltenbrunner vuole gli originali dei diari, almeno una parte. Viene accontentato. Edda consegna la prima parte. Ne tiene però con sé una copia, non si sa mai. Kaltenbrunner è soddisfatto. Autorizza l'arrivo a Verona del comando delle Waffen-SS. L'operazione Conte può iniziare, ma non si perfeziona. Perché? Perché quando ormai mancano 72 ore alla fucilazione, che avverrà l'11 gennaio del 1944, arriva un ordine contrario, ed è un ordine firmato Adolf Hitler. Hitler, che era stato tenuto all'oscuro fino all'ultimo dell'operazione Conte, ne viene a sapere, si infuria e scavalca tutti i suoi gerarchi. Ciano deve morire. Nessuno ha il coraggio di dire al Führer che il rischio è che la vedova possa divulgare i diari. Non importa, Ciano deve morire. Ha tradito Mussolini e soprattutto è un fiero avversario dello stesso Hitler. È forse il nemico principale di Hitler all'interno del fascismo italiano. Il 9 gennaio 1944 l'operazione Conte viene abortita. In lacrime, la Bates si reca un'ultima volta al carcere degli Scalzi a Verona. Chiede di vedere Galeazzo Ciano e gli dice che non c'è più nulla da fare. Ciano resta tutto sommato tranquillo. Davanti alla Bates scrive una lettera alla moglie e le chiede appunto di portarla ad Edda. Frau Bates vorrebbe restare lì con Ciano, ma non può. L'unica cosa che le resta da fare è assistere all'ultimo trasferimento dal carcere al poligono di Porta Catena, dove è fissata la data e il luogo per l'esecuzione. Quando consegnerà l'ultima lettera di Galeazzo Ciano a Edda, Frau Bates si accomiaterà, ancora una volta ribadendo il suo amore. Anche in seguito, parlando con la madre di Ciano, la contessa Carolina, la Bates disse: io ho amato Galeazzo e lo amo ancora, è stato il più grande amore della mia vita. La terza donna a cadere vittima del fascino di Gian Galeazzo Ciano, un fascino che però non salva Ciano dalle pallotole. La mattina dell'11 gennaio 1944, assieme agli altri 4 condannati a morte, Ciano è legato a una sedia, la schiena esposta al plotone d'esecuzione. È una scelta davvero barbara, perché non espone il condannato a una morte rapida. Il plotone d'esecuzione non può mirare a organi vitali. Infatti, tutti i condannati richiederanno il colpo di grazia. Nel caso di Ciano, addirittura 2 proiettili alla testa. Muore così Gian Galeazzo Ciano, conte di Cortellazzo, ex genero di Mussolini, avversario interno di Hitler nel fascismo italiano. Muore così, 2 pallottole in testa. Muore lasciando un messaggio al cappellano: faccia sapere ai miei figli che muoio senza rancore per nessuno. Siamo tutti travolti nella stessa bufera. I suoi diari, che verranno pubblicati successivamente, faranno scandalo, saranno l'affresco più fedele delle follie di Mussolini, delle stupidaggini commesse dal duce nella gestione soprattutto della politica estera italiana, per non parlare delle scelte suicide in materia militare. I diari di Galeazzo Ciano, a differenza dei presunti diari di Mussolini, di cui ancora oggi si dibatte in merito all'affidabilità storica e testuale, sono oggi un documento che, per quanto criticato da alcuni storici, come ad esempio David Irving, costituiscono un documento eccezionale. Ci permettono di scavare all'interno di quello che fu il fascismo italiano, scoprendone i vizi, le deviazioni, le contraddizioni, a volte le scelte incomprensibili. Galeazzo Ciano è stato giudicato anche come un opportunista, un carrierista, un uomo che avrebbe sfruttato il suo charme, la sua istruzione, la sua ottima cultura, il suo ascendente nei confronti delle donne, a cominciare da Edda Mussolini, solo per fare carriera. In realtà la stessa Edda
disse che suo marito aveva avuto solo 2 grandi passioni, solo 2 grandi persone cui ispirarsi. Uno era il padre, Costanzo, ammiraglio, eroe della Grande Guerra. L'altro, lo stesso Mussolini. Ciano sarebbe rimasto profondamente deluso dalla svolta hitleriana di Mussolini, pur avendo cercato fino alla fine di convincerlo a sganciarsi, a non lasciarsi trascinare nella follia della Seconda Guerra Mondiale. Ma non poteva fare molto di più. Ciano, Galeazzo Ciano, conte di Cortellazzo, l'uomo che poteva cambiare la storia d'Italia e che ci ha provato in tanti modi, con la diplomazia, con le chiacchiere di palazzo, con le amicizie con il principe di Piemonte, anche con la scelta di schierarsi a favore di Grandi nella drammatica riunione del 25 luglio del 43. Un uomo che ha amato 3 donne, una che poteva diventare regina d'Inghilterra, un'altra che poteva salvargli la vita e infine colei che ne ha raccolto la vera eredità, rappresentata dai diari, rappresentata dalla figura storica, rappresentata dalla memoria di un uomo che ha vissuto una vita spericolata, una vita divisa tra l'orbace fascista e la volontà di dare un futuro all'Italia, un uomo di nome Gian Galeazzo Ciano. Avete già saputo della nostra newsletter mensile? Spero di sì. Se non vi siete ancora registrati, siete ancora in tempo, potete farlo attraverso il nostro sito Dentro la Storia e ottenere gratuitamente nella vostra casella mail ogni mese il nostro contenuto esclusivo. Cosa c'è all'interno? Beh, potrei anche non dirvelo, ma per questa volta spoilerò. Per cui troverete un editoriale a tema, una storia, una delle nostre grandi storie scritta, poi troverete una timeline mensile molto molto interessante, con gli avvenimenti principali scanditi giorno per giorno, uno al giorno, riferiti a eventi di storia contemporanea. Poi avrete i nostri consigli di lettura, di visione dei nostri video, ma anche di film, serie televisive e molto altro ancora, e anche qualche nostro simpatico gadget che potrete acquistare attraverso il nostro portale. Quindi, che altro devo dirvi per convincervi a iscrivervi alla newsletter? Ve l'ho detto, no? Che è gratuita? Provate.